Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Elina, ho 27 anni, vivo con mio marito, Matteo, in un piccolo appartamento. Siamo sposati da 2 anni. Prima dell'arrivo della nostra bambina, la nostra vita era tranquilla. Non eravamo ricchi, non avevamo un matrimonio perfetto, ma credevo che fossimo felici. Lavoravamo, tornavamo a casa, cenavamo e guardavamo la televisione insieme. A volte litigavamo, ma ho sempre pensato che l'amore fosse più forte dei nostri problemi. 5 settimane fa ho dato alla luce nostra figlia. È stato il giorno più doloroso e più bello della mia vita. Ero debole, avevo paura, tutto il mio corpo si sentiva stanco, ma quando l'infermiera ha messo la mia bambina tra le mie braccia, tutto dentro di me è diventato silenzioso. Era così piccola. Le sue piccole dita si muovevano sulla mia pelle, il suo viso era delicato, il suo respiro era leggero. L'ho guardata e ho pianto perché non avevo mai provato un amore così forte prima. Ma Matteo non ha reagito nel modo in cui mi aspettavo. Era in piedi accanto al letto e la guardava in silenzio. All'inizio pensavo fosse emozionato, ma poi ho visto il suo volto. Non sorrideva, i suoi occhi erano freddi e confusi. Matteo, sussurrai, non è bellissima? Non rispose subito, poi disse, perché sembra così? Lo guardai sorpresa. Cosa vuoi dire? I suoi capelli, disse, i suoi occhi. Non assomiglia a noi. La nostra bambina aveva capelli molto chiari e occhi azzurro pallido. Matteo e io avevamo entrambi capelli castani e occhi marroni, ma sapevo che i bambini possono cambiare crescendo. Cercai di spiegarglielo. È appena nata, dissi dolcemente. I neonati possono sembrare diversi all'inizio, ma Matteo scosse la testa. No, c'è qualcosa che non va. Le sue parole mi ferirono profondamente. Avevo appena partorito, avevo bisogno di amore, avevo bisogno di conforto. Ma invece mio marito guardava la nostra bambina come se fosse una sconosciuta. Il giorno dopo tornammo a casa dall'ospedale. Mia sorella, Emma, venne ad aiutarmi. Cucina, puliva e teneva la bambina in braccio quando ero troppo stanca. Mi diceva che mia figlia era perfetta. La sua gentilezza mi aiutava a respirare, ma Matteo diventò distante, restava in un'altra stanza. Raramente prendeva in braccio la bambina. Quando lei piangeva, lui non si muoveva. Quando lo guardavo, distoglieva lo sguardo. Una sera entrò nella camera da letto e disse: «Dobbiamo parlare». Il mio stomaco si strinse. «Va bene». Fece un respiro profondo. «Voglio un test di paternità». Per un momento non riuscì a parlare. «Cosa?» chiesi.
Ho bisogno di sapere se è mia. Le lacrime mi riempirono gli occhi. Matteo, come puoi dire una cosa del genere? Non ti ho mai tradito. Non so cosa credere, disse. Ma ho bisogno di una prova. Le sue parole spezzarono qualcosa dentro di me. Sentii che tutto l'amore e la fiducia tra noi erano scomparsi in un solo secondo. Se rifiuti, aggiunse, forse questo matrimonio è finito. Guardai la mia bambina addormentata. Era innocente. Non sapeva che suo padre stava mettendo in dubbio il suo posto nella sua vita. Va bene, sussurrai. Faremo il test. La mattina seguente Matteo preparò una borsa. Dove stai andando? Chiesi. A casa dei miei genitori, disse. Ho bisogno di spazio. Lo fissai. Mi stai lasciando adesso, dopo che ho appena avuto una bambina? Non rispose. Prese soltanto la sua borsa e uscì. Quando la porta si chiuse, l'appartamento sembrò più freddo di prima. Mi sedetti sul divano con mia figlia tra le braccia e piansi in silenzio. Lei si svegliò e iniziò a piangere anche lei. Va tutto bene, sussurrai stringendola forte. La mamma è qui. Ma io non stavo bene. Per i giorni successivi Matteo quasi non chiamò. I suoi messaggi erano brevi e freddi. Hai prenotato il test? Come sta la bambina? Nient'altro, nessun amore, nessuna scusa, nessuna preoccupazione per me. Poi chiamò sua madre, Linda. La sua voce era dura. Elina, se quella bambina non è figlia di mio figlio, te ne pentirai. Sentii le mani tremare. Linda, non ho fatto nulla di sbagliato. Vedremo, disse, poi chiuse la chiamata. Quella notte mi sedetti vicino alla finestra con la mia bambina che dormiva sul mio petto. Guardai i suoi capelli chiari e il suo piccolo viso. Era tranquilla, era mia, era anche di Matteo, anche se lui era troppo cieco per capirlo. Le baciai la fronte e sussurrai: sei amata, qualunque cosa accada, sei amata. Ma nel profondo mi chiedevo se il mio matrimonio avrebbe mai potuto farmi sentire al sicuro di nuovo. Più tardi quella sera il mio telefono fece un piccolo suono. Era Matteo. Per un secondo il mio cuore si addolcì. Pensai che forse voleva chiedermi come stavo. Forse voleva chiedere della bambina, forse voleva dire che gli dispiaceva. Ma il messaggio era una sola frase. Hai preso l'appuntamento per il test? Fissai lo schermo. Nessun ciao, nessun come stai, nessun come sta nostra figlia. Solo il test. Sentii la rabbia attraversarmi il petto. Le mie dita si sentivano deboli, ma risposi: sì, domani mattina. Pochi secondi dopo, lui rispose: bene, tutto qui.
Posai il telefono accanto a me e guardai la mia bambina. Dormiva tra le mie braccia, calma e calda, come se non sapesse nulla della tempesta intorno a noi. Emma entrò nella stanza e vide il mio viso. «Cosa ha detto?» chiese. Deglutii con difficoltà. «Ha chiesto solo del test». Gli occhi di Emma diventarono tristi. «Elina, tutto questo è sbagliato. Non dovresti affrontarlo da sola. Lo so», sussurrai, «ma sono sola». La mattina seguente Emma mi aiutò a vestire la bambina. Scelsi un morbido vestitino rosa. Le sue piccole mani si muovevano lentamente e per un momento dimenticai tutto. Sembrava così innocente, così bella. Alla clinica tutto era pulito e silenzioso, troppo silenzioso. Stringevo mia figlia vicino a me mentre aspettavamo. Matteo era già lì. Quando lo vidi, il mio cuore fece male. Mi mancava mio marito. Mi mancava l'uomo che mi teneva la mano, rideva con me e mi baciava la fronte prima di dormire. Ma l'uomo davanti a me sembrava diverso, sembrava stanco, freddo, lontano. «Ciao», dissi piano. «Ciao», rispose, nient'altro, nessun abbraccio, nessun sorriso, nemmeno uno sguardo gentile verso la bambina. Un'infermiera ci chiamò in una piccola stanza. Il test non durò molto, era semplice. Presero i campioni e ci dissero che il risultato sarebbe stato pronto in pochi giorni, ma per me non sembrava semplice. Sembrava che qualcuno avesse preso tutto l'amore del mio matrimonio e lo avesse messo su un tavolo, aspettando di giudicarlo. Dopo il test restammo fuori dalla clinica. Matteo guardava il pavimento. «Hanno detto tra pochi giorni». «Ho sentito», risposi. Il silenzio si mise tra di noi. Poi lo guardai e dissi: «Matteo, non ti ho tradito». Lui non mi guardò. «Lo sapremo presto», disse. Quelle parole mi ferirono profondamente. Annuii lentamente. «Io lo so già». Non disse nulla. Poi se ne andò di nuovo. Lui tornò a casa dei suoi genitori. Io tornai a casa con Emma e la mia bambina. I giorni successivi furono i più difficili della mia vita. Ogni ora sembrava lunghissima. Ogni notifica del telefono faceva sobbalzare il mio cuore. Aspettavo la clinica, aspettavo Matteo, aspettavo un solo messaggio gentile, ma non arrivò nulla. Di notte mi sedevo accanto alla culla della mia bambina e la guardavo dormire. A volte sussurravo: «Andrà tutto bene», ma non sapevo se ci credevo davvero. Poi Linda chiamò di nuovo. Per poco non ignorai la chiamata, ma risposi. «Pronto?» La sua voce era fredda. «Sei nervosa?» Chiusi gli occhi. «No»,
Dovresti esserlo, disse. La verità sta arrivando. Mi sentivo stanca, così stanca di dovermi difendere. Ho detto la verità fin dall'inizio, dissi. Linda rise piano. Vedremo. Poi chiuse la chiamata. Tenni il telefono in mano e sentii le lacrime riempirmi gli occhi. Non avevo fatto nulla di sbagliato, ma tutti mi trattavano come se fossi colpevole. Il quarto giorno arrivò un messaggio dalla clinica. I risultati sono pronti. Per favore, venite. Il mio cuore iniziò a battere forte. Emma mi guardò. È il momento? Annuii. Sì. Mandai un messaggio a Matteo. I risultati sono pronti. Questa volta rispose subito. Ci vediamo lì. Alla clinica lui stava già aspettando. Non parlammo molto. Entrammo semplicemente insieme. Nella piccola stanza l'infermiera ci diede una busta e uscì. Il foglio rimase sul tavolo tra noi. Sembrava così piccolo, ma conteneva tutto. Matteo lo prese. Le sue mani tremavano. Lo aprì lentamente e iniziò a leggere. Osservai il suo viso. Prima sembrava serio, poi confuso, poi scioccato. I suoi occhi si spalancarono. Lo capii. Prima ancora che dicesse qualcosa, lo sapevo. Presi il foglio dalla sua mano e lo lessi io stessa. Il risultato diceva che lui era il padre. 99,99%. Lo lessi di nuovo, poi ancora. Un respiro pesante uscì dal mio corpo. Per la prima volta dopo giorni sentii aria nei miei polmoni. Guardai Matteo. Sembrava immobile. Feci una piccola risata. Non perché fosse divertente, non lo era affatto. Era una risata spezzata, una risata stanca, la risata di una donna che aveva pianto troppo ed era rimasta in silenzio troppo a lungo. Te l'avevo detto, dissi. Matteo mi guardò bruscamente. Perché stai ridendo? Perché ti ho detto la verità fin dall'inizio. Questo non è divertente, disse. Lo so, risposi. Non era divertente quando mi hai lasciata dopo il parto. Non era divertente quando mi hai trattata come una bugiarda senza dirlo apertamente. Non era divertente quando tua madre mi ha minacciata. Il suo viso diventò rosso. Ero confuso. Sei stato crudele, dissi. Si alzò in piedi. Avevo delle domande. Chiunque avrebbe avuto delle domande. No, dissi. Un marito può avere dei dubbi, ma un buon marito non lascia sua moglie sola con una neonata. Lui distolse lo sguardo. Continuai e la mia voce diventò più forte. Ero debole, soffrivo, avevo bisogno di te. Anche nostra figlia aveva bisogno di te. Ma tu hai scelto il dubbio invece dell'amore. Matteo si passò le mani sul viso.
Mi hai fatto sentire stupido, disse piano. Scossi la testa. No, Matteo, questo lo hai fatto da solo. La stanza diventò silenziosa. Per la prima volta non aveva una risposta. Presi la mia bambina e la strinsi forte. Lei è tua figlia, dissi. Lo è sempre stata. Poi lo guardai negli occhi. Ma adesso devo chiedermi una cosa. Lui mi guardò, feci un respiro lento. Posso ancora fidarmi di te? La stanza rimase in silenzio per molto tempo. Poi la porta si aprì ed entrò Emma. Guardò Matteo, poi guardò me. Che cosa è successo? Chiese con cautela. Tenevo il foglio in mano. Il risultato è chiaro, dissi. Matteo è il padre. Emma lasciò uscire un piccolo sospiro. Lo sapevo. Matteo non sorrise, sembrava imbarazzato. Guardò il pavimento, poi prese la sua giacca. Devo andare, disse. Lo fissai. Andare? Ho bisogno di pensare. Quelle parole mi fecero sentire stanca fin nelle ossa. Avevi già avuto giorni per pensare, dissi. Mi hai lasciata sola quando ero debole. Hai lasciato sola anche tua figlia. Matteo aprì la bocca, ma non uscì nessuna parola. Poi se ne andò. Di nuovo. La porta si chiuse dietro di lui, ma questa volta non crollai. Non piansi sul pavimento. Non mi sentii piccola. Mi sentivo calma, non felice, non guarita, ma calma. Perché finalmente la verità era nelle mie mani. Emma si sedette accanto a me e mi toccò il braccio. Stai bene? Chiese. Guardai la mia bambina. Adesso era sveglia e si guardava intorno con i suoi brillanti occhi azzurri. Non lo so, dissi, ma so di non aver fatto nulla di sbagliato. Emma annuì. Questo conta. Sorrisi un po' e baciai la fronte di mia figlia. Hai sentito? Le sussurrai. Lui è tuo padre. Lei fece un piccolo verso e per un secondo il mio cuore tornò a sentirsi caldo. Più tardi tornammo a casa. L'appartamento era ancora vuoto, ma non sembrava più una prigione. Sembrava un posto dove potevo respirare. Quella notte Linda chiamò. Guardai il telefono per molto tempo prima di rispondere. Sì, dissi. La sua voce era più dolce di prima. Matteo ci ha detto il risultato. Aspettai. Lei non chiese scusa. Invece disse: lui è molto sconvolto. Per poco non risi di nuovo, ma mi trattenni. Anch'io ero sconvolta, dissi. Per molti giorni. Ci fu silenzio. Poi Linda disse: non avresti dovuto ridere di lui. Chiusi gli occhi. E lui non avrebbe dovuto trattarmi come una bugiarda. Lei non ebbe risposta. Dopo che la chiamata finì,
rimasi seduta nel soggiorno buio con la mia bambina tra le braccia. Guardai le piccole luci fuori dalla finestra e mi feci una sola domanda. Cosa faccio adesso? I giorni successivi passarono lentamente. Matteo non tornò a casa. Mandò solo un messaggio. Ho bisogno di altro tempo. Lo lessi una volta. Poi posai il telefono. Ero stanca di aspettare che lui scegliesse noi. Così iniziai a scegliere mia figlia e me stessa. La nutrivo, le cambiavo i vestiti, le cantavo dolci canzoni la sera, le parlavo anche se non poteva ancora capirmi. Tu sei forte, le dicevo, e anch'io sono forte. All'inizio dicevo quelle parole per lei, poi capii che ne avevo bisogno anch'io. Emma rimase ancora per qualche giorno. Quando dovette andarsene mi abbracciò forte. Puoi chiamarmi quando vuoi, disse. Lo so, risposi. Grazie. Dopo che se ne andò, l'appartamento tornò silenzioso, ma questa volta il silenzio non mi faceva paura. Mi dava spazio per pensare. Un pomeriggio ero seduta vicino alla finestra mentre la mia bambina dormiva sul mio petto. La luce del sole le accarezzava dolcemente il viso. Pensai a Matteo. Pensai alla nostra vecchia vita, le cene, le piccole battute, le serate sul divano, il semplice amore che credevo avessimo. Poi pensai all'ospedale, ai suoi occhi freddi, alla sua distanza, alle sue parole. Ho bisogno di una prova. Mi chiesi, posso fidarmi di nuovo di lui? La risposta non arrivò facilmente. Ma una cosa era chiara. Non adesso, forse non per molto tempo. Quella sera qualcuno bussò alla porta. Il mio cuore sobbalzò. Aprii lentamente. Matteo era lì. Sembrava stanco, i suoi capelli erano in disordine, i suoi occhi erano rossi, come se non avesse dormito. Ciao, disse. Ciao, risposi. Guardò oltre me, dentro l'appartamento. Posso entrare? Mi spostai di lato. Va bene. Entrò in silenzio. Per un momento rimase semplicemente lì. Poi guardò la bambina tra le mie braccia. Sembra diversa, disse piano. Sta crescendo, risposi. Si avvicinò. Posso prenderla in braccio? Esitai. Poi gliela diedi. La tenne con attenzione, come se avesse paura di romperla. Il suo viso cambiò. I suoi occhi diventarono più dolci. È bellissima, sussurrò. Non risposi. Ci sedemmo sul divano. Il silenzio tra noi era pesante, ma non arrabbiato. Finalmente Matteo parlò. Mi dispiace. Lo guardai e aspettai. Deglutì. Mi sbagliavo. Ho dubitato di te. Ti ho lasciata quando avevi bisogno di me. Ti ho ferita. La sua voce era bassa. Avevo paura.
continuò. Ho visto i suoi capelli e i suoi occhi e ho lasciato che la paura mi controllasse. Ma questo non giustifica ciò che ho fatto. Guardai nostra figlia tra le sue braccia. Pensavi che ti avessi tradito, dissi. Matteo abbassò lo sguardo. Sì, sussurrò. Quella parola faceva male, anche adesso. Non l'ho mai fatto, dissi. Lo so, rispose. Adesso lo so. Feci un respiro lento. Questo è il problema, Matteo. Tu lo sai adesso, ma io lo sapevo da sempre. Feci un altro respiro lento e guardai Matteo. Le mie parole avrebbero dovuto bastare, dissi. Avresti dovuto credermi prima del foglio. Matteo abbassò gli occhi. Lo so, disse. Mi sbagliavo? La stanza tornò silenziosa. Poi guardò la nostra bambina tra le sue braccia. Mi sono perso i suoi primi giorni, sussurrò. Mi sono perso anche il tuo dolore. Non ero qui quando avevi bisogno di me. No, dissi dolcemente, non c'eri. Il suo viso era pieno di rimorso. Voglio sistemare tutto questo, disse. Voglio tornare a casa. Voglio che siamo di nuovo una famiglia. Volevo credergli. Una parte di me lo amava ancora, ma un'altra parte ricordava l'ospedale, il test, le notti solitarie e i suoi messaggi freddi. Non lo so, dissi. Sembrò ferito. Cosa vuoi dire? Voglio dire che dentro di me sono ancora spezzata, dissi. Mi hai ferita profondamente, Matteo. La fiducia non è qualcosa che si può riparare in un solo giorno. Lui annuì lentamente. Ci proverò, disse. Farò tutto il necessario. Non si tratta di grandi promesse, risposi. Si tratta di restare. Si tratta di ascoltare. Si tratta di scegliere noi quando le cose diventano difficili. Matteo strinse la bambina più vicino a sé. Capisco, disse. Lo guardai attentamente. Puoi restare stanotte, dissi. Puoi essere suo padre, puoi aiutare. Ma noi non stiamo ancora bene, non come marito e moglie. Il suo viso diventò serio. Abbiamo bisogno di tempo, continuai. Tempo vero, non tempo lontani, tempo insieme, con sincerità. Matteo annuì. Va bene. Quella notte rimase. Cambiò i vestiti alla bambina, la prese in braccio quando piangeva, mi aiutò per la prima volta dopo giorni. Non sistemò tutto, ma fu un inizio. Nei giorni successivi parlammo lentamente. Alcune conversazioni erano facili, altre erano dolorose. A volte mi sentivo vicina a lui, a volte mi sentivo distante, ma smisi di nascondere i miei sentimenti. Se ero ferita, lo dicevo, se ero stanca, lo dicevo,
e questa volta Matteo ascoltava. Una notte guardai la nostra bambina dormire serenamente, mi sentivo calma, non perfettamente felice, solo calma. Ho imparato che l'amore non basta senza fiducia. La fiducia mantiene una famiglia forte e quando la fiducia si rompe serve tempo per ricostruirla. Ho anche imparato qualcosa su me stessa. Sono più forte di quanto pensassi. Mi chiamo Elina. Questa è la mia storia e la lezione è semplice. Non giudicare troppo in fretta. Non lasciare qualcuno nel suo momento più debole, perché l'amore può perdonare molte cose, ma la fiducia ha bisogno di cura, pazienza e tempo. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.